Ragazzi, siamo a Milano e finalmente oggi andiamo un po' in giro e vi porto nel miglior ristorante giapponese di Milano. Spoiler, forse non mangeremo sushi. Sakeya è un ristorante un po' strano, un ristorante virgolettato direi, perché ricorda un po' più un izakaya, anche solo quei bar giapponesi appunto dove si va a bere qualcosa a stuzzicare. Qui naturalmente ha un po' uno spirito più cosmopolita, possiamo dire, si rifà un po' più ai ristoranti europei, ma mantiene il suo fascino assolutamente giapponese, mette bene in evidenza che questa è la House of Sake. Colpo d'occhio incredibile sulla parete piena di distillati giapponesi appunto. Ci sono più di 150 etichette provenienti da 47 regioni del Giappone. Si mischiano appunto quindi un cocktail bar con un izakaya, con un ristorante e si fondono in quello che è Sakeya. Adesso andremo a vedere la proposta dove udite udite il sushi non è protagonista. Mica potevo trovarvi il solito ristorante di sushi. Menù bellissimo ragazzi, quello di Sakeya, che propone dei percorsi di degustazione misti, ma noi oggi naturalmente ci siamo fatti guidare e andremo a fare un po' di assaggi. Partiremo con del polpo, del wagyu e poi andremo sulla vera specialità di Sakeya che sono gli spiedini. Abbiamo degli spiedini di anguilla ragazzi da ribaltarci e poi proseguiremo con un polpo in tre cotture magnifico del black cod. Finiremo con una bowl super sempre di riso, un donburi di wagyu. Naturalmente il tutto sarà accompagnato da una selezione di sake. Primo sake ragazzi, mi sono fatto spiegare da Yas un po' di cose sul sake ed è molto interessante il concetto proprio che sta dietro al sake, che adesso vi spiego. Prima di tutto diciamo che questo è un sake fruttato, servito freddo, perché i sake possono essere serviti in varie temperature in base anche al tipo di sake, quindi quelli fruttati si preferisce servirli a bassa temperatura. Il sake per i giapponesi è la ricerca della purezza, per cui loro amano quei sake che tendono ad un gusto di acqua, anche in purezza, profumo. Più il sake è vicino all'acqua, più per loro il sake è pregiato. Questo è un concetto totalmente diverso ad esempio dal vino, dove siamo abituati ad avere dei profumi, dei sentori che possono essere anche molto forti. Un popolo straordinario questi giapponesi. Assaggiamo il sake. Il sake ha una gradazione sempre sui 15-16 gradi, quindi come un vino appunto, ma un sapore completamente diverso, molto delicato, molto più delicato. In questo caso sì, c'è un sentore di frutta ed è un sake molto leggero perché si andrà a accompagnare gli antipasti. Partiamo da questo meraviglioso ragazzi Wagyu Tataki, Wagyu A5 giapponese scottato, che viene servito con un'insalatina con pinoli, una salsa al bergamotto mandarino giapponese e un uovo a bassa temperatura. Qui il consiglio naturalmente è rompere l'uovo e mischiare. Il sapore del wagyu ragazzi è sempre incredibile perché è una carne molto marmorizzata, quindi ha proprio del grasso tra le fibre e il sapore è dolcissimo. Così appena scottato poi il grasso si scioglie e rilascia un sapore in bocca che è un'esplosione di carne proprio. Carne e uovo naturalmente si abbinano alla perfezione. Questo uovo a bassa temperatura è una crema praticamente. Molto buona la salsa al bergamotto mandarino, che ha una nota molto fresca, sa di buccia quasi, di verde. Si sposa benissimo secondo me nel piatto con l'insalata. Secondo piatto ragazzi, polpo in tempura, una frittura di polpo che viene servita con katsuobushi, che lo vedete, tonno che viene essiccato e poi grattugiato proprio letteralmente, con una salsa simil teriyaki, adesso di cui non ricordo il nome ma dopo me la rifarò dire da Yas, e dello zenzero. Sembra fantastico. Questo è il katsuobushi, vedete quanto è sottile, ha una consistenza veramente che ricorda il legno, per quello si chiama katsuobushi tra l'altro, e ha un profumo molto particolare che può quasi dar fastidio, ma il sapore in realtà è delicatissimo e su questo piatto sta alla perfezione. C'è un tocco di zenzero finale che aiuta a pulire la bocca da questa salsa molto dolce, meravigliosa. Ho recuperato il nome della salsa ragazzi, che è la okonomi, che è una salsa che viene utilizzata anche su altri piatti che tra l'altro adoro, tipo i takoyaki, le polpettine di polipo tipiche di Osaka. Ragazzi, spiedini. Questo mi ricorda il mio viaggio in Giappone con la band.
Comunque gli spiedini sono una cosa tipica, super tipica giapponese, soprattutto di izakaya, come abbiamo detto, e qui abbiamo preso una selezione completa. Sono tutti degli spiedini tipici, a partire dal famosissimo yakitori, che è lo spiedino di pollo. Dopodiché troviamo delle altre varianti che sono presenti e rappresentano un po' tutto il Giappone, tra le quali una con il freccitello e il katsuobushi, che ho chiesto se fosse una rivisitazione in chiave italiana, invece no, è proprio tipico di una delle prefetture giapponesi, quindi ci sono delle connection, mi piace questa cosa. E a proposito di connessioni, nuovo sake, in questo caso è un sake prodotto nella regione chiamata Fukui, dà dei sentori un po' più forti che richiamano anche la salsa di soia, e in questo caso vanno a abbinarsi benissimo con la nostra selezione in spiedini, per cui cheers. Tra l'altro parto da questo in realtà, che è un bacon tomato che ho già assaggiato ed è fantastico. Incredibile, vi giuro, il sentore di carbone. Di solito gli spiedini vengono cotti appunto su queste griglie, tipo quelle un po' degli arrosticini, no? Quindi il profumo di legno, di carbone bruciato è super intenso, in questo caso col bacon si sposa alla perfezione. Assaggio anche quello col friggitello perché mi interessa questo abbinamento col katsuobushi. Dolce affumicato con il katsuobushi che ha questo sapore un po' sempre di legno, ma strano, di pesce essiccato proprio, che si sposa secondo me da paura con questo spiedino. Buonissimo. Polpetta di pollo, e in questo caso lo pucio in questa senape giapponese bellissima, che ha un sapore tendente al marroncino, bellissimo. Mi aspetto un gran sapore, molto aromatica. Vabbè, molto forte la senape, mamma mia, bella frizzantina, piccantina in bocca. Questa polpetta di pollo, ragazzi, è una cosa devastante, mega juicy, fuori è croccante, dentro è quasi fosse una spuma, incredibile. Menzione d'onore, ragazzi, per lo spiedino con l'anguilla, che anche qui ho già assaggiato. Guardate cos'è. L'anguilla è molto grassa, ma servita così scottata, quasi vedete proprio bruciacchiata. La dolcezza del grasso contrasta bene con quel sapore di carbone, proprio di affumicato di legno. Pazzesco. Ragazzi, siamo ai main courses, come si suol dire, e abbiamo un fantastico polpo alle 3 cotture, diciamo. Viene prima bollito, poi passato in olio cottura, quindi in olio a bassa temperatura, e poi cotto in padella. Mi aspetto naturalmente una grande croccantezza e una sofficiosità. Degna di nota, servito su un lettino di una crema di baccalà e una crema di piselli aromatizzata al wasabi. Quella consistenza tipica dell'olio cottura che lo rende un po', non so come definirlo, tra lo spugnoso ma il cremoso. È una via di mezzo ed è una sensazione fantastica, perché l'esterno è leggermente poi incarmellato, quindi molto dolce, sta benissimo con la freschezza di questa crema di piselli invece, che è un po' più frizzantina con il wasabi. Veramente un bel piatto. In abbinamento questo sake prodotto ad Ishikawa, che è un sake che viene prodotto con il metodo classico, quindi Yas ci ha spiegato che diversamente per quanto avviene tutti i sake, diciamo, prodotti normalmente con un metodo un po' più moderno, qui la parte di acido lattico viene lasciata che si sviluppi spontaneamente mescolando il prodotto, quindi questa parte rimane un po' più presente, in effetti ha un sapore un po' più deciso, un po' più acidino anche. E qui, ragazzi, abbiamo del black cod che viene preparato marinato nel miso e poi cotto al carbone, servito con una salsa di miso e delle chips, queste qua. Non so se sapete cos'è, ma è il fiore di loto. Il fiore di loto ha un sapore veramente strano per noi, secondo me. Sembra una patata, ma ha una florealità, diciamo, un gusto di fiore molto strano, molto buono però. Profumo di miso incredibile, misto al carbone. Il carbone si sente che è fatto sul carbone. Sta lasciando il fatto che è morbidissimo, veramente. Adoro il fatto che naturalmente la pelle sia così croccante, poi ci sia la dolcezza della salsa e questa morbidezza estrema della carne, pesce. Concludiamo, ragazzi, con questo donburi fantastico, che è questa ciotola appunto con uno stufato di wagyu, dello zenzero, carotina, e viene servita a parte il nostro vetto, che però il buon Yas, che è veramente il valore aggiunto di questo locale, ragazzi, perché come vi sa introdurre e spiegare lui i piatti, vi fa appassionare alla cultura giapponese. Venite e abbracciate Yas perché è bellissimo. Ah sì, dai, non abbracciatelo adesso che non si può. Prendo il cucchiaio in questo caso e inizio così, c'è un profumo, iniziamo così plain, e dopo, quando vorremmo un po' cambiare sapore, diciamo, aggiungiamo l'ovetto.
stufato di Wagyu, guardalo qui, tenerissimo, assolutamente non asciutto, e adoro, fa impazzire lo zenzero, che ha quel gusto che ti rinfresca un po', anche perché essendo molto grassa come carne ha bisogno di qualcosa che ci pulisce un po' il palato. In questo caso lo zenzero è perfetto. Siccome sono una persona estremamente golosa, rompo l'ovetto qui nella ciotolina e adesso la magia. 3 ingredienti, ragazzi, ma un sapore unico. Tra l'altro ci siamo fatti portare un nuovo sake, mio caro amico. Questo si tratta di una delle cantine più antiche di tutto il Giappone, che viene prodotto nella regione di Hyogo e ha un particolare perché ha un profumo di soia, sembra, leggermente dato un po' affumicato, un sapore molto forte, devo dire. In questo caso, come vedete, ogni piatto, ogni scelta viene fatta in base a poi quello che ci viene servito, un po' come nel vino. In questo caso un piatto come il Wagyu, che è molto saporito, ha bisogno di qualcosa che gli stia dietro. Differente dal vino perché si tratta sempre comunque di bevande molto delicate, devo dire, ma siamo molto lontani da un sapore neutro, quindi per i giapponesi credo che questo sia bello saporito. Come concludere al meglio il nostro pranzo se non con una selezione di dolci giapponesi, tra cui i famosissimi dorayaki, con i pieni di fagioli azuki, che sono i fagioli rossi dolci. Doraemon, ciao. Consistenza simile a dei pancakes, belli dolci, proprio asciuttini forse, e con questa crema di fagioli che è strana. Non mi abituerei mai all'idea che ci sia un dolce fatto con i fagioli. Bella consistenza, tipo un po' vicino alla castagna, quella che può essere un marron glacé. Devo dire, bello dolcino, molto molto buono. Non sono un grande amante dei dolci, ma ora mi assaggio anche questo pan di Spagna al temacia, che tra l'altro è mega fluffy, cioè una roba incredibile. Consistenza stupenda, ragazzi, veramente. Sapore di tè molto sottile. Non sono un grande amante del temacia, quindi questo è buono. Concludiamo con i mochi, ma mi ha detto che non si chiama proprio mochi questo, non mi ricordo il nome, porca vacca. Mochi si intende in generale, questo ha un nome ben preciso che ora non mi ricordo, per cui lo mangio sempre ripieno con i nostri fantastici fagiolini. Classica consistenza glutinosa, collosa, stranissima dei mochi. La crema è molto buona, dolce il giusto, non eccessivamente. Per concludere in bellezza, ragazzi, sake agli yuzu, che è un agrume tipico giapponese, un sake tipico della zona di Yagamata, che è un sake che in questo caso viene mischiato con del succo di yuzu ed è un fine pasto molto leggero, 6 gradi soltanto, ghiacciato, servito così, è proprio infinito. Il sapore di agrume, lo yuzu è tipo un mandarino, un mapo, tipo una cosa di quel tipo, dolce, agrumoso, profumo. No, basta. Ne berrei 6 litri, Uno di quei locali che fa dell'esperienza, secondo me, tutto. Venire a mangiare da Sakeya è entrare in un locale e ritrovarsi da un'altra parte del mondo. Grazie anche all'aiuto di Yas, che è fondamentale, a quell'atmosfera appunto più da izakaya, quindi bar, dove venire a sfogarsi dopo il lavoro, dove venire a lasciare indietro un po' tutti i problemi, a gustare qualche piatto, condividere del buon sake con degli amici. Posto super. Il miglior giapponese di Milano, secondo me, e mi sono portato a casa anche il sake. Ragazzi, non ci resta che salutarci. Mi sono emozionato, scusatemi, su questo finale, ma è veramente uno dei miei posti del cuore del momento di Milano. Noi ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi di seguirmi su Instagram, sono MochoKF, iscrivetevi al canale. Più Sakeya per tutti.